Ciao, sono Caruso. Ti voglio parlare in questo video di prospettive e di approfondimenti. Specialmente nel mondo della crescita personale, certe volte si fa tanta confusione per quanto riguarda l'essere degli specialisti, conoscere tutta quanta la teoria e poi super praticare all'infinito senza poi rendersi conto che cosa realmente stiamo facendo. Allora, il punto di vista ha a che fare, e appunto la prospettiva ha a che fare con il nostro posizionamento, dove posizioniamo noi stessi nel confronto del problema, in relazione al problema che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente se ce l'abbiamo in faccia il problema lo viviamo in un certo modo, se lo vediamo dall'alto lo vediamo in un altro, ma attenzione a non pensare che il cambio di prospettiva è quello che dovete fare e avete risolto il problema, perché il cambio di prospettiva è solo una strategia che poi dopo va messa in atto attraverso dei piccoli strumenti per arrivare alla risoluzione del problema. Ma c'è un altro aspetto che è l'aspetto dell'approfondimento. Nella nostra società sempre più spesso tendiamo a diventare degli specialisti del settore e quindi moltissime persone si specializzano in alcune tecniche e vedono solo quella tecnica. Prima vi ho fatto l'esempio di quando riusciamo a vedere il nostro problema, ce l'abbiamo in faccia, lì abbiamo zoomato troppo. È proprio la dimensione dello zoom che spesso sento essere essa stessa il problema dei miei clienti, quando hanno approfondito troppo il problema e si sono dimenticati invece di creare una dimensione aspecifica, cioè di contestualizzare, o se volete di decontestualizzare totalmente il problema, in modo che alla fine rimanga soltanto un'esperienza da passare, da attraversare. Ma allora, Caruso, tu e il tuo vi sarete accorti, super pollicino in fronte, avete dei consigli su questo? Allora, innanzitutto, se vi sentite smarriti perché avete perso il punto di vista, la prospettiva, il mio consiglio subito chiaro è di contattare un professionista, perché vi dà una mano, vi inquadra un attimo il lavoro che dovete fare. E sì, c'è del lavoro da fare in questo caso. Nel frattempo vi faccio vedere il luogo dove di solito vado a meditare, Kata Beach. Allora, ci sono diverse tecniche. Approfondire nello specifico un problema ci dà dei vantaggi, cioè ci fa capire delle condizioni specifiche e magari ci sono proprio delle specifiche che noi possiamo alterare e da quel punto lì tutto il piano del problema si sgretola, perché non è più un problema ma magari diventa soltanto una delle tante varie ed eventuali della vita. Però un'altra strategia è vedere il problema da molto distante fino a che non siamo più emozionalmente coinvolti. Questo è un tranello però, perché se andate troppo distanti da quel problema, alla fine quel problema non vi dà più quella sensazione di friccicore, quella sensazione di punturina che vi fa invece affrontare l'ennesimo step della vostra vita. Quando ci troviamo di fronte a un qualsiasi problema, la prima cosa è cercare di collocarlo. Ho un problema di relazione, facciamo un esempio con le relazioni. Bene, ce l'hai sempre? Ce l'hai nel momento in cui ti relazioni con tua mamma, con tuo papà, con i tuoi figli? Oppure è una relazione solo che è al lavoro? Oppure una relazione solo che hai con un sesso piuttosto che l'altro, oppure che hai con una categoria piuttosto che l'altra? Già cominciare a rendere chiaro qual è l'ambiente in cui sta agendo quella problematica relazionale vi permette piano piano di scoprire delle cose anche di voi. L'altro discorso è: allontaniamoci dall'aspetto emotivo e cominciamo invece a descrivere quello che è più potenzialmente l'aspetto invece intrigante. Questo problema che cosa porta con sé nella mia vita? Usualmente, se si parla di strategie diciamo più legate alla PNL, spesso si fa riferimento al metamodello, che è un modello, un set di domande che tendono a entrare nello specifico della situazione.
Perché si fa questo? Perché così il nostro cliente o la persona che stiamo aiutando fa a meno di fare tante cancellazioni, ci dà dei connotati specifici, e su quei connotati specifici possiamo cominciare ad elaborare delle strutture con le submodalità. Cosa che però vi voglio far capire è che questo cambio di prospettiva, questo approfondimento, cioè di rendere più specifico il discorso o renderlo più aspecifico, non è di per sé la soluzione al problema. Questo lo si vede anche, per esempio, nelle persone che vogliono sapere tutta la teoria, tutta la tecnica, ma che poi di per sé non la applicano quotidianamente e non si danno da fare. Quindi di per sé sono diventati degli specialisti, ma poi non agiscono, no? C'è anche un moto vero e proprio dell'azione che va ad inserirsi all'interno anche dell'aspetto emozionale e anche dell'aspetto tecnico. Per tutti coloro che pensano che abbia fatto un po' di confusione, voglio chiarirvi un discorso. Ogni volta che cerchiamo di fare dei video che parlano di un piccolo tema, cerchiamo in qualche modo di aspecificizzare una condizione, estrarla dal contesto specifico e cercare di analizzarla. Questo è quello che si fa anche usualmente nella scienza, cioè si cerca di isolare una cosa. Io nel mio video di oggi ho cercato di isolare il concetto di prospettiva e di approfondimento. Però tutte queste cose poi vanno rimesse insieme con tutto il resto del contesto della crescita personale. Quindi se mi hai seguito fino a qui e hai pensato, ah ok, io posso cambiare prospettiva con il mio... Scusate, c'è sempre qualcuno che fa rumore. Io adesso ho cambiato prospettiva con il mio problema, la vedo da un altro punto di vista e quindi non mi dà più fastidio. Il fatto che non ti dia più fastidio non ha risolto il problema, ok? Il fatto che adesso la persona che è passata a me non dia più fastidio, a voi non dia più fastidio perché non è più nel video, non significa che abbiamo risolto il problema delle persone che col motore danno fastidio in generale a tutti. Ecco perché vi dico, ok, il cambio di prospettiva è una strategia, è un qualcosa che mettiamo in atto, è anche l'approfondimento, stessa identica cosa, ma poi dobbiamo stare attenti a ricollocare tutte queste strategie all'interno di un discorso molto più ampio. La crescita personale si occupa dell'individuo in maniera molto ampia e non soltanto nello specifico frontale di quel problema. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione. Spero che vogliate imparare a, certo, cambiare il punto di vista riguardo i vostri problemi, ma comprendere che cambiare il punto di vista non risolve il problema stesso e quindi lo vogliate affrontare. Quanto lo volete affrontare, cioè da quanto vicino, quanto lo volete approfondire per comprenderne realmente il nocciolo del problema in modo che non si ripresenti nella vostra vita, quello è l'approfondimento, ma dovete stare attenti a non farvi male perché certe volte quando affrontiamo i problemi da troppo vicino sono veramente dolorosi. Ok? Allora, ancora una volta da questo bellissimo posto, il mio nome è Caruso Colzi, trovate le mie informazioni se volete fare qualche sessione con me su www.carusocolzi.com. A me non resta altro che augurarvi buona serata e inizio la mia meditazione. A presto!